Signori, è arrivato quel momento, il momento di mostrarvi cosa c'è qui dentro. Nel video di giovedì scorso, infatti, vi ho detto che avevo comprato gli step-on e gli scarponi annessi. Quindi adesso, in questo momento, andiamo a montarli e vi faccio vedere anche che attacchi e che scarponi ho preso e soprattutto anche perché. Ma se vi state chiedendo se so come si montano, assolutamente no, e quindi lo scopriremo insieme. Però per montare quelli dobbiamo spostarci giù da basso perché qui banalmente dove mi metto a lavorare non si sa, quindi andiamo giù in cucina. Vi direte, forse è un po' troppo presto per parlare di questi argomenti, ma in realtà no ragazzi, perché questa settimana, il weekend del 19 di novembre, Campiglio apre, quindi io mi devo preparare perché devo andare su a snowboardare. Partiamo subito dal pezzo forte. Forse il fatto che nessuno me li abbia regalati può essere anche un vantaggio, dato che non ho preso Barton come scarponi, non lo so, però ne parliamo dopo. Praticamente ho preso questi step-on modello 2023, momento unboxing, one e two. C'è anche questa roba che spero mi spieghi come montarli. Comunque ho preso questi che non sono i Genesis, ma è un altro modello che al momento non ricordo il nome. Ora cerco di toglierli. Ta-ta-tan. Ora io non so come si montano né come debba fare il tutto. Comunque, e questi ragazzi sono i nostri Barton Step-on. Ora ve ne metto uno qui vicino così da farvi apprezzare. Guardate la vite azzurra, molto figa. Qui c'è il click per gli scarponi, azzurro di là, nero di qua, forse per farmi capire dov'è il sinistro e il destra, immagino di sì. Visto l'attacco, che è un semplicissimo Barton Step-on, ora passiamo invece allo scarpone. Se l'attacco era un Barton Step-on, ovviamente, lo scarpone invece non è Barton ma è Nitro The Ultimate Fit, cazzi e mazzi. La scatola è, raga, ultra figa, guardate anche dentro con tutte le montagne, molto molto figa. Se volete sapere il modello è il Profile TLS nero, preso in fiera. Come vedete, dopo un bel po' di tempo sono tornato all'allacciatura non boa, cioè quella che si tira, nella speranza che non si rompa, perché questi scarponi costano un fottio. Comunque questo è compatibile con Step-on, infatti se vedete ha le clipettine qui e qui dietro. La torsione e anche, diciamo, la rigidità dello scarpone è molto più dura, perché qui non avendo il fascione dell'attacco, ma essendo Step-on, in questa parte dove vedete c'è questa plastica, è diventato ovviamente molto più duro rispetto a uno scarpone tradizionale, però comunque io li ho provati, erano molto molto comodi. Ho fatto questa coppiata, quindi Nitro Barton, perché chi me li ha venduti, il ragazzo, mi ha detto che comunque tantissimi di chi si approccia a Step-on sceglie Nitro come boots, perché dicono che lo scarpone è più comodo, è anche più rigido, fatto meglio, insomma tendenzialmente a detta loro piace di più. Io sono veramente ignorantissimo in materia Step-on perché non li ho mai provati, li ho sempre solo visti in video, però mi è stato detto anche dai nostri amici della nazionale che tantissimi filmer si sono, diciamo, dati a Step-on facendo questa esatta scelta, cioè Nitro con Barton Step-on. Quindi nella speranza di aver fatto la scelta più giusta, ma questo lo scopriremo durante la stagione, ora non ci manca che montarli sulla tavola e cercare anche di capire un po' come si fa, dato che ora capiremo. Come potete vedere ho già smontato i vecchi attacchi, si vedranno anche da lì, e ho aperto un po' tutto quello che vi consegno insieme agli Step-on. Ci sono questi che sono i due
regolatori per gli attacchi per decidere l'inclinazione. Tra l'altro quest'anno proverò una nuova inclinazione che sarà praticamente 12-12 e non 15-15, perché un amico molto forte mi ha detto provala, vedrai che non te ne perderai, è una figata. Vi danno anche queste viti dove queste 4 sono per le tavole Barton, mentre queste per tutto il resto delle tavole. Prendiamo il primo attacco, che penso sia proprio quello di sinistra. La tavola è nose e tail, così non ci sbagliamo. In questo modo devo fare così. Ok, ho appena visto un video su YouTube di un tipo che usava un cacciavite da qui e alzava in malissimo modo, così. Noi siamo un po' più delicati di lui. E tac. Ora possiamo inserire il nostro dischetto. Sono identici? Sono assolutamente identici. Come cazzo funziona? No, perché hanno delle numerazioni molto strane, non so se vedete. È la prima volta che uso Barton come attacchi e infatti se vedete hanno tipo dei numeri 9, 32, che cacchio ne so io. Non proprio 9, ma nemmeno 18. Qui hanno anche delle misure per i gancetti della soletta in base al numero. Figata questa. Ok, perfetto. Una volta fatto questo è tutta una questione di avvitare. Partiamo da quello del tail. Questo l'abbiamo avvitato, non ve lo faccio vedere il secondo. Dovrei aver messo tutti e due gli attacchi nella posizione corretta. Tra l'altro, non so se si vede, ma da qui ci sono un paio di viti in questa zona, qui sono un paio di viti per regolare l'inclinazione degli attacchi, che però secondo me ad occhio mi sembra anche abbastanza corretta per me. Si mette prima la punta e poi il tallone. Prima di dire cagate vi faccio vedere anche la scheda delle istruzioni che appunto dice che si mette prima il tallone e poi la punta. Perfetto, e noi abbiamo i nostri step-on belli che montati. Fanno prima il tallone, poi la punta. Perfetto. Stessa cosa di qua, prima il tallone, poi la punta. Però a me sembra che il tallone sporca molto meno della punta. Devo cercare di capire perché e se riesco a risolverlo. Praticamente lo scarpone in questo modo abbia, non so, non troppo agio di qua e molto agio di qua, però questo è normale, perché se io andassi a spostare, diciamo, indietro lo scarpone non si troverebbe più qui e qui con le clipettine, che significa che questo è il modo corretto di montare gli step-on. Detto ciò, ragazzi, da me, dalla cucina e dai miei nuovissimi Barton step-on per oggi è tutto. Io sono carico, ho montato il tutto per questo weekend. Mi raccomando, venite a Campiglio con MyPass e attivate la carta con il mio codice sconto che trovate in descrizione, così da risparmiare qualcosina, dato che quest'anno i costi saranno sicuramente più alti. Almeno io cerco di metterci un po' del mio, aiutare voi che almeno risparmiereste qualcosina grazie al vostro sbagno di quartiere. Step-on montati, non vedo l'ora di usarli, ci vediamo questo weekend a Campiglio.